Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui al volante della nuova Volkswagen Polo e andremo a vedere insieme il sistema Android Auto. Prima di questo però mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, andate soprattutto a seguirci sui canali Facebook e Instagram e andate a vedere anche gli altri video su questa serie della Volkswagen Polo. Andiamo avanti. Vorrei fare una premessa. Il sistema Apple CarPlay e Android Auto hanno una differenza essenziale, davvero molto importante. Il sistema Android Auto praticamente si connette tramite il cavo, ma anche tramite Bluetooth, ora lo andremo a vedere, mentre il sistema di iOS, quindi Apple CarPlay, si connette solo e soltanto col cavo. Ora, in questo caso il telefono, come potete vedere qui, è connesso via Bluetooth anche. Ora ho connesso tramite il cavo ed esce questa schermata con 5 tasti qui in basso, navigazione, telefono, tasto home, musica e tasto home, tra virgolette, che ci permette di tornare appunto all'applicazione nativa di Volkswagen. Quindi torniamo all'applicazione principale. Qua troviamo tutte le cose fatte recentemente, quindi in questo caso abbiamo Spotify, poi le mappe dove siamo noi adesso, quindi con indicazioni verso casa, il meteo e la chiamata recente. In alto abbiamo ricezione, batteria che in questo caso è in carica e orario e ok Google. Infatti, sapevo che dovevo attivarlo. Infatti questa vettura ha il sistema di riconoscimento vocale e di conseguenza c'ha la funzionalità ok Google. E quindi insomma permette di fare diverse cose. Per esempio, ok Google, manda un messaggio a Enzo Canta. Ok, messaggio per Enzo. Come va? Non ho capito. Vuoi utilizzare SMS oppure WhatsApp? WhatsApp. Qual è il messaggio? Ciao Enzo. Ecco il messaggio di WhatsApp per Enzo Canta. Ciao Enzo. Vuoi inviarlo o modificarlo? Invia. È stato inviato. Ok, abbiamo inviato il messaggio. Ecco, la differenza sostanziale anche tra Android Auto e Apple CarPlay è che su Android Auto non abbiamo le icone, quindi io non clicco su WhatsApp, io non clicco su messaggi, ma io posso dire a Google di fare determinate azioni. In questo caso però su WhatsApp, ecco, ora mi sa che Enzo mi ha risposto, in questo caso su WhatsApp però non posso vedere quello che succede. Infatti adesso io so che Enzo mi ha risposto, però non ho ricevuto nessuna notifica. Vediamo. Ok Google, leggi i messaggi non letti. Mi dispiace, non ti posso aiutare. Quindi ecco, questa è una lacuna perché io so che Enzo mi ha risposto. Infatti vedete, Enzo mi ha risposto, però qui non viene nulla. Ora però posso per esempio chiamarlo. Clicco qui, o clicco qui, io dico ok Google, chiama Enzo Canta. Chiamata a Enzo Canta, cellulare in corso. Adesso come potete vedere qui troviamo Bluetooth, via voce o dispositivo. Capirete perché a breve. Pronto? Ciao Enzo, ti richiamo fra 2 minuti. Ok, ciao Mark. Ora andiamo giù, per esempio, no, tornando al telefono io posso scegliere diverse opzioni: componi numero, contatti, registro chiamate, chiamate perse e così via. Mappe. Ecco, la differenza più sostanziale per me tra Android Auto e Apple CarPlay è sicuramente le mappe. Personalmente preferisco molto di più Google Maps rispetto a le mappe di Apple, perché Google Maps poi sono sempre aggiornato, quindi davvero lo preferisco tanto. Sinceramente questo sistema infotainment della Volkswagen Polo non prevede un navigatore, ma
Sinceramente potrei anche benissimo farne a meno, perché basta collegare il telefono e ho subito qui insomma, per me forse le migliori mappe in assoluto che si possono trovare sugli store. Ora, quindi, ecco, dato che siamo sulle mappe, vi faccio vedere come funziona il sistema di mappe. Molto fluido, touch molto fluido. E ora possiamo andare in primis a impostare, per esempio, il nord, quindi insomma andare a impostare, poi la posizione, mi cerca la posizione, e andare a fare la navigazione turn by turn. Per esempio io clicco qui e posso, a differenza di Apple CarPlay, posso subito scrivere l'indirizzo. Per esempio voglio andare a Milano, clicco su Milano e mi dà, faccio la ricerca. Andiamo adesso su musica. Musica, oltre ad averla qui, ho il tasto musica e posso scegliere tra l'altro se è Spotify o Google Music. In questo caso adesso ho Spotify attivato, quindi va su Spotify, per esempio. Poi ripeto quest'altro tasto che permette di tornare a Volkswagen. Vediamo. Ecco. Ora, un problema importante che secondo me ha Android Auto è il fatto che il telefono appunto si debba per forza interfacciare con la vettura sia tramite il cavo che anche tramite Bluetooth. Ora ho disattivato il Bluetooth dalla vettura, proviamo a fare una telefonata. Chiama Enzo Canta. Chiamata a Enzo Canta, cellulare in corso. Vedete, adesso non c'è l'icona del Bluetooth perché l'ho disattivato e posso parlare col via voce del telefono però. Pronto? Ciao Enzo. Ciao Bart. Enzo, lo sai che Android Auto non funziona senza il Bluetooth? E c'è neanche col cavo, non basta. Solo col cavo. Ah, Cioè devono essere per forza cavo e Bluetooth. entrambi. Esatto. Ciao Enzo. Che senso ha? Ciao. Effettivamente è un po' strana questa cosa, non è molto comoda. Io preferisco su questo lato sicuramente Apple CarPlay, perché è più immediato e sicuramente non c'è bisogno di attivare il Bluetooth, poi collegare il cavo, quindi è un po' complicato. Però tutto sommato personalmente lo preferisco soltanto per Google Maps. Questa prova abbiamo terminata, nulla. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguiteci su Facebook e Instagram e vedrete tutti gli altri video su questa nuova Volkswagen Polo.